Siamo in collegamento via Skype con Valerio Mazzoli dagli Stati Uniti, dalla sua residenza di Orlando. Mazzoli è un cognome che evoca grandi suggestioni presso tutti gli amanti dei parchi di divertimento e infatti Valerio con il fratello Claudio ha messo la firma su alcune delle più importanti opere dell'intrattenimento in Italia, in Europa e nel resto del mondo. In molti associano il nome Mazzoli a Gardaland, ovviamente, ma in realtà la sua carriera professionale è iniziata negli Stati Uniti. Dei suoi inizi di carriera parleremo in questa puntata. Dall'azienda in cui è andato a lavorare è un nome altisonante, parliamo della Disney Company. Quindi Valerio, vuoi parlarci un po' della tua esperienza? Partiamo dall'inizio? Ma è stata un po' una magia, perché mio fratello Claudio aveva avuto l'opportunità di andare a lavorare alla Walt Disney, era stato presentato da Nino Novarese, un grosso costumista e scenografo, aveva fatto Cleopatra, Spartacus, grossi film. Però io fremevo perché la Disney era nel mio cuore, perché io già disegnavo Disney in Italia, queste cose. Allora andai in vacanza con mia mamma presentandomi alla Disney. Però una vacanza che avevo venduto studio, avevo già fatto il prematrimonio perché dico o mi assumono o mi ammazzo. Allora arrivai là alla Disney e questa cosa fu veramente un magica, perché io in tutti gli anni che seguivo la magia della Disney avevo alcuni libri, perché in quei tempi, nel 76, 75, 76, non c'erano così tante informazioni, documentari, presentazioni, libri come ci sono ora, era poco conosciuta. Però la magia fu che venni presentato da mio fratello e mi ricevettero nella sala conferenze, nella sala meeting della Disney, quella che io sfogliavo, che vedevo nei libri. Perciò io ero con la mia cartella, con tutti i miei disegni, con tutte le mie illustrazioni, i miei studi con l'inglese che parlavo molto male, e guardarono tutti i miei disegni e c'erano grossi nomi, Mark Davis, John Hench, nomi storici, nomi che avevano fatto la Disney. Io perciò mi sentivo tanto piccolino, ma ero così entusiasta e sapevo tutto con loro e parlavo dei sistemi, di queste cose. Per farla breve mi dissero ok, adesso vai fuori per il lunch, vai a fare pranzo con tuo fratello e poi ci vediamo dopo. E io dico ok, ero tutto agitato, e mio fratello andammo fuori a fare due passi così, poi rientrò e dice va bene, sei assunto. E c'era uno dei capi, Bill Justice, famoso, che era famoso alla Disney, che mi disse la tipica frase welcome aboard. Io lì volai, potevo volare, potevo saltare, avevo 26 anni, ero un ragazzo, perciò questa cosa da andare alla Disney. Però mi dissero, siccome quello che hai presentato è molto legato a merchandising, a libri, queste cose, partirai lo studio Disney, il famoso studio di Burbank, dove giravano i film, dove c'erano i cartoni animati, dove c'è tuttora l'ufficio di Walt Disney. Tutta questa cosa qua, poi mi dissero inizierai mercoledì a lavorare, era non so metà settimana e dovevo iniziare la settimana dopo. Poi dissi, ma io devo tornare a casa, devo sposarmi. Come ti devi sposare? Eh sì, dico, devo sposarmi, mia moglie, queste cose. Allora ok, ti diamo un mese di tempo, torna a casa, fai poi le battute, ma non ti sposare, tutte queste cose. Ma erano tutti questi personaggi importanti. E andai allo studio Disney. Allo studio Disney c'era Dan McLaughlin, che era il capo dei designer di tutta la parte quello che era il merchandising, l'editoria, queste cose, non la parte cartoni animati. Lì mi mise la prova, siccome io avevo parlato tanto di Carpi, Giovan Battista Carpi, che era stato un po' il mio maestro, un caro amico, no? Disney, famoso nome Disney in Italia, allora mi diede una matita in mano, c'era un cavalletto con su dei fogli bianchi, dice adesso disegnami Mickey Mouse, perché quella è la cosa più importante che c'è alla Disney. Io allora un po' tremando iniziai a fare i cerchi, queste cose, ok, dice, abbiamo capito che sai disegnare. E di lì iniziò la mia carriera alla Disney. Lì era magico, inizialmente mi avevano messo in posta, come si suol dire, come i cavalli, no? Cioè con le paretine, quelle basse dei nuovi sistemi di uffici, e tutti passavano a vedere chi era questo italiano che era arrivato, perché a quei tempi io e Claudio siamo stati gli unici italiani
che dall'Europa andarono negli Stati Uniti, in California a lavorare, perché non c'erano stati italiani prima. Però all'inizio mi volevano bene tutti, mi trattavano, sono sempre stato trattato benissimo. Poi mi diedero un mio ufficio con la segretaria e lì mi occupai di tante cose. Un'altra cosa magica, il teatro, il grande teatro che c'è dentro gli studio Disney, dove a metà teatro ci sono tutta una serie di console per fare i montaggi dei film, mi invitarono per vedere Rescue di Bianca e Berna, il pencil test, io e alcuni disegnatori. Perciò io mi rivedevo come i libri che avevo sfogliato, vedevo questi grandi personaggi, ero con queste persone, ero più preso a guardare i miei colleghi, chiamiamoli, che tutto il resto. Da lì, curioso, da buon italiano, c'era la pausa, il coffee break alla mattina, il quarto d'ora di coffee break e il quarto d'ora al pomeriggio. Io non sprecavo il coffee break a mettermi a leggere, a parlare, a bere il caffè, andavo a vedere, ho girato tutti gli studi, ho visto la multiplane camera, la famosa sistema, no, di ripresa, poi andavo a trovare i grandi artisti. Poi il colpo grosso fu per me, io adoravo, perché sfogliando i libri adoravo Ken Anderson, per me era un grosso personaggio, è uno dei grossi personaggi, avevo letto la sua storia, era un architetto, durante la depressione era andato a lavorare alla Disney, e personaggio che aveva fatto Malefica, Peace Dragon, aveva fatto Biancaneve e i Sette Nani. E durante la pausa caffè entrai in un ufficio dove c'era il building dell'animazione, c'erano due signori che parlavano, e uno con la barba, magro, e io chiesi, dico, ma cercavo l'ufficio di Ken Anderson. Dice lui Ken Anderson. Lì rimasi agghiacciato, no? Allora, chi sei te? Dico, ma io sono Valerio Mazzoli, arrivo dall'Italia e lavoro qua. Allora mi prese mano sulla spalla, mi portò nel suo ufficio, un ufficio immenso, e mi colpì perché lui aveva la mania dell'Africa. Il telefono era pitturato come una zebra, no? A strisce bianche e nere, e iniziò a raccontarmi della storia, lui con Walt Disney, con tutte queste cose, i film, difatti sono delle foto, e era magico questo momento. E lavorai per più di un anno dentro gli studios, e una bella esperienza. Però avevo il mio capo, Dan McLaughlin, che mi stava un po' addosso. Io ho un carattere un po' ribelle, non ho mai lavorato per nessuno. L'unico impiego che ho avuto in vita mia è stata la Disney. L'unico mio padrone è stato Walt Disney. Se no, a me è sempre piaciuto lavorare, essere freelance, avere il mio ufficio, il mio studio, la mia azienda. E allora, un po' così, inaspettatamente per mia moglie, decisi, dico, no, torniamo a casa. Come torniamo a casa? Sì, dico, io qua sempre addosso perché usi questo colore, perché fai questo. Era un po' così, ma io avevo i colleghi che stavano molto bene, ma anche lui mi pretendeva da me. Insomma, chiamai Orlando Ferrante, il capo del personale, che era alla WED Enterprise Walt Disney Imagineering, e disse, Orlando, bellissimo tutto, ma me ne torno a casa. Come torni a casa? Dico, sì, ho fatto una bella esperienza, che problemi hai? Lui subito capì, no? Che problemi hai? Dico, ma McLaughlin sono un po' in tensione con lui. Ok, dammi una settimana, dammi qualche giorno, anzi. Dopo pochi giorni mi telefonò e mi disse, ok, te sei trasferito da domani, vieni a lavorare alla WED. Vieni qua come design e ti occupi dei parchi di divertimento. Era stato un premio, un grosso premio per me, perché mi ero già pentito, dico, cosa ho mai fatto? Dico, sono sposato, avevo la casa, torno in Italia a fare ancora i disegni per la Locatelli, queste cose, Topolino e così via. Invece andai alla WED Enterprises. Claudio lavorava lì da subito, aveva lavorato lì da subito, e iniziai a occuparmi dei progetti legati ad Epcot. E lì conobbi Blaine Gibson, il capo degli scultori, quello che ha fatto le scultori tutti i presidenti degli Stati Uniti, fino a poco fa l'ultimo a Obama ha fatto, poi purtroppo è mancato qualche anno fa. E una persona stupenda, e lì mi insegnò l'arte della scultura, queste cose che io già facevo un po', ma non avevo tutte queste malizie. Poi seguivo i modelli, lo sviluppo di Epcot,
mi diedero anche un lavoro molto importante, Spaceship Earth, la grossa sfera, mi diedero studiare delle varie soluzioni con delle maquette, dei plastici fatti in poliuretano, polistirolo, plastica, e iniziare a disegnare, a fare delle cose, no? Delle alternative, perché il progetto iniziale erano 5 mezze sfere, una grossa centrale e 4 sfere lateralmente, e da lì io sviluppai vari modellini. Poi decisero per fare la sfera geodetica questa grossa edificio, questo grosso edificio. Però era un lavoro molto interessante e da lì ero sempre dentro, coinvolto in grossi progetti. Poi ci fu il momento che la vita va avanti e chiesi un aumento di stipendio, chiesi all'ufficio del personale. Ero lì tranquillo un giorno che stavo lavorando a un modellino dentro la sala dove c'erano tutte le attrezzature, arrivò John Hench. John Hench è l'uomo che era presidente della Walt Disney, era con Walt Disney, ha creato 1000 attrazioni alla Walt Disney, una persona stupenda, sembrava David Niven, col foulard al collo, coi baffi, una persona, un nobile inglese. E io mi voltai e vidi, ero col mio camice che sta lavorando e vidi John Hench con una busta in mano. Dico, oddio, qua mi hanno licenziato, no, pensai. Invece mi diede lui la busta con l'aumento di stipendio per merito sul lavoro. È stata una cosa stupenda e così andai avanti. Ero diventato amico con Herb Ryman. Herb Ryman è colui che ha disegnato Disneyland. Quando Walt Disney decise di fare il parco a Anaheim e mandò il fratello a New York per vedere i fondi, per avere i soldi, e a Herbie lo invitò, no? La storia oramai è nota, lo invitò nel suo studio e le disse: Herbie, ho deciso di fare un parco di divertimenti con i nostri film, con le nostre storie, con tutte quelle che ci sono. Ah, ok, dice, io ho bisogno di fare dei disegni. Questo era il venerdì sera. Per quando ti servono? Dice, per lunedì devo avere il parco fatto. Allora con Walt Disney lavorarono tutta notte, tutto il sabato, tutta la domenica, e venne fuori quel famoso disegno che oggi ha un valore quasi come un quadro di Van Gogh. E io ne ho solamente una copia, ma venne fuori questa cosa. E da lì nacque Disneyland. Herbie era una persona stupenda, andammo parecchie volte a casa sua, a cena con Claudio, ho dei disegni suoi originali, era un uomo modestissimo, un uomo stupendo, ma erano tutti così. Onestamente devo dire che alla Disney le persone lavoravano in un'atmosfera veramente magica. Erano tutti grandi artisti, dal più piccolo al più grande, a quello che faceva i modellini, quello che faceva i colori, ma erano tutti molto contenti e soddisfatti di lavorare in questo ufficio. Poi c'era magari qualcuno che se ne andava perché o non si sentiva adatto, queste cose, però l'atmosfera era molto bella. Passai 2 anni, un poco più di 2 anni intensi. Epcot era pressante perché non andavano bene certe cose, la General Motors non accettava questo, dovevano rifare progetti, i modelli vennero rifatti 1000 volte i disegni, tutte queste cose. Poi io decisi di tornare in Italia perché volevo fare una mia esperienza, volevo fare la mia piccola Disney e rientrai in Italia. Dopo 6 mesi mi richiamarono per il progetto dello spazio. Avevo fatto un'astronave per un film, l'avevo mandata alla Disney, era piaciuta e mi richiamarono per il progetto dello spazio. Ma oramai avevo casa, Claudio era rientrato dagli Stati Uniti e poi dopo ritornò ancora alla Disney dopo 2 anni. E lasciai andare così la Disney. Sono rimasto sempre amico con Marty Sklar, con tutti, ho sempre avuto buoni rapporti. Tony Baxter era il capo allora dei giovani e difatti il lunch andavamo fuori a mangiare con Tony Baxter e lui ci insegnava, ci spiegava i dettagli perché lui era un Disney, no? Era una persona profonda, ma tutti eravamo un po' Disney perché tutti volevamo essere Walt Disney, perché tutti volevamo, ma non essere Walt Disney, essere più bravi, perché volevamo avere
seguire il suo spirito, seguire la sua filosofia, quello che a lui aveva dato, quello che a lui aveva trasmesso, perché Walt Disney non era un uomo facile, era un uomo molto duro, era un uomo di grandi decisioni, da quello che mi dicevano le persone a fianco a lui, le persone più care, era un uomo che lui passava, veniva dietro a vedere cosa stavi facendo e ti diceva sì, bello, continua, oppure no, non va bene, rifai tutto, perché era l'anima che dava questa cosa. Perciò c'era sempre questa voglia di fare, voglia di andare avanti, voglia di sviluppare della perfezione, di portare avanti sempre delle cose. Non so se poi ho fatto un errore o no, se ho sbagliato, ma tutto quello che avevo imparato in 2 anni ho lavorato come un matto, mi portavo il lavoro a casa, per finirlo certe volte dovevo essere alle 8, 8 e mezza in ufficio, andavo alle 6 magari, perché andavo alle 6 perché volevo vedere le cose, volevo studiarmene, andavo a chiedere, andavo a fare e ho assorbito questa cosa, questo è il mood che aveva la Disney, perché era già una grossa società Disney, perché c'era la MEPO ad esempio, oggi non esiste più, la MEPO era la struttura che realizzava gli animatronici, il nome era nato da Mary Poppins, perché con i soldi, con i guadagni del film Mary Poppins avevano aperto questo settore e lì conobbi David Schweninger, un ingegnere che realizzò il primo Abramo Lincoln, venne anche a trovarmi in Italia e venne nella nostra ditta a vedere i robot che stavamo facendo noi, tutte queste cose. Però io andavo, mi volevano bene perché andavo a tampinarli, insomma, come si suol dire, andavo là a chiedere per sapere come era fatto questo, quell'altro, facevo foto anche se non si potevano fare foto, ma le tenevo per me. I set, ad esempio, dentro lo studio Disney erano meravigliosi i set. Questo è quanto ho potuto imparare dalla Disney, dove tutto quello che ho imparato l'ho messo a frutto poi del mio lavoro che ho continuato, che ho fatto tenendo queste basi, perché è un lavoro che bisogna avere creatività, ma bisogna conoscere anche la tecnica, bisogna avere tanta conoscenza, tanto amore e trasmettere qualcosa che soddisfi il pubblico, perciò contenti il cliente. È un lavoro particolare. Io purtroppo non ho potuto conoscere né Disney né il fratello, però ho conosciuto il nipote, Roy Disney, perché venne invitato anni fa alla commemorazione della morte di John Hench. E allora mi invitarono in un albergo a Hollywood, venne fatta questa commemorazione dove c'erano i grandi della Disney, dove c'era la figlia di Walt Disney e c'era Roy Disney, che a quel tempo portava i baffi, sembrava un po' Walt. Fu molto bello perché lui fece un discorso in memoria di John Hench e sullo sfondo c'era un filmato con Walt Disney. Perciò vedere loro due provai una grossa emozione perché vedevo un Disney, vedevo questa cosa da vivo. Io sono nato con Disney perché scoprì Disneyland, il programma, la televisione nel 56, che la TV arrivò nel 55 in Italia. C'era questo programma Disneyland. Io quando vidi questa persona che parlava con Paperino così, era come un papà. Da lì sono arrivato a 70 anni che adoro ancora Disney. Difatti ho qua questo che mi era stato dato alla Disney, il famoso monumento che ho con me e che me lo tengo caro e ho veramente un grosso, bellissimo ricordo e ho imparato molto. Tutto quello che ho imparato, che poi ho portato avanti nella mia carriera, lo devo alla Disney. Devo alla Disney a queste persone meravigliose che ho conosciuto. Se non erro, nel 1978 da Disney per tornare in Italia, e quello che hai imparato, non avremmo potuto averlo a Gardaland, ne parleremo poi in una prossima puntata. Però volevo approfondire un attimo il discorso di quando tu stavi lavorando. So che non solo hai lavorato per Epcot, ma hai lavorato anche su Disneyland e qualcosina Sì. anche sul progetto di Tokyo. Sì, mi fecero fare alcune sculture
Per Disney feci Dumbo, feci delle cose su Dumbo, delle sculture, e per Tokyo c'era quella orchestra con tutti i personaggi Disney che suonavano così, e io realizzai alcune sculture di queste. Donald Duck, Goofy e poi mi sembra, sì, Daisy, Paperina. Senti, cosa vediamo di te e di tuo fratello? Perché ricordo che fece qualcosa anche Claudio. Quando noi arriviamo a Epcot e troviamo la sfera geodetica dell'attrazione Spaceship Earth. Claudio ha fatto quel grosso dipinto, l'evoluzione dell'uomo, dall'uomo delle caverne all'astronauta, un gigantesco dipinto. Lui aveva fatto un bozzetto che era già un bozzetto di 3 metri d'altezza, e poi realizzò questo enorme, ma si muoveva su un lift che ondeggiava tutto, perciò andava, perché da noi gli scenografi o i pittori che fanno scenografie lavorano per terra, col pennello vanno per terra. Invece lì alla Disney noi avevamo un grosso studio dove il dipinto, la tela scorreva, andava in un taglio per terra nel pavimento. Quanto era alta la tela, se era lunga 10 metri scendeva 10 metri, e l'artista poteva lavorare alzandosi la tela come voleva. Claudio invece lavorò con la tela tutta attaccata a parete, e col lift si muoveva, che il lift ondeggiava, perciò quando dava una pennellata si muoveva così, è un casino. Quello c'è ancora. Io invece avevo fatto la parte che poi l'hanno cambiata con effetti speciali. Entrando, appena si entrava, c'era l'evoluzione dell'uomo, gli uomini primitivi che cacciavano il mammut, e lì avevo fatto una serie di sculture che vennero filmate. Claudio aveva fatto l'illustrazione, io avevo fatto le sculture con Blaine Gibson, il mio capo, e ci siamo messi a fare tutte queste sculture. Queste cose vennero filmate in un certo modo. Poi, dopo tanti anni, vengono cambiate le cose, ci sono, sai, i sistemi, no, digitali, ci sono i sistemi allora viene superata. Epcot adesso è trasformata in parco di divertimenti, perché l'idea iniziale di Walt Disney era un'altra cosa, no? Sai, era una città così, ma poi lì c'era il problema, perché anche lì c'era stato un periodo di depressione, la Disney, perché sai, la Disney adesso c'è il Covid, però la Disney quando mandava via persone mandava via 1000 per volta, e poi le riprendeva. Allora proprio John Hench e Marty Sklar decisero di trasformare Epcot da città del futuro, tenendo qualcosa in parco di divertimenti, e pian piano sta diventando un parco di divertimenti, perché quello che è il futuro è futuro oggi, domani è già passato, perché l'evoluzione della tecnologia, il padiglione, quello meraviglioso dove si vedevano le persone che parlavano col video da distanza, adesso ci parliamo tutti i giorni con i telefonini da tutte le parti, cioè le abbiamo superate, no? E allora hanno fatto varie attrazioni, hanno fatto Frozen dove c'era prima la Norvegia, hanno fatto Ratatouille, hanno fatto queste cose, e per forza deve avere un'evoluzione, però c'è sempre un alto gusto. Ti volevo chiedere, hai un aneddoto, un episodio di quegli anni particolarmente o divertente o che comunque sia da ricordare? Con la Disney simpatici erano o di tensione, quando si costruiva tutto, che si passava magari il weekend forse a lavorare per preparare Epcot e così, poi arrivavano i grandi dirigenti, questi non erano belli aneddoti, erano di grossa tensione, arrivavano i dirigenti delle grosse aziende che promuovevano e davano i soldi, no? per fare i padiglioni, perciò General Electric, General Motors, tutte queste società, grandi riunioni, noi stavamo tutti, chi doveva fare cosa, a sentire fuori, perché dentro alla web c'erano dei saloni enormi, oltre dove c'erano gli uffici. Questi saloni enormi poi erano divisi da tendoni neri, grossi tendoni, dove si creavano dei vari ambienti a secondo delle presentazioni. C'era poi l'ambiente dove si provavano i terremoti, lampi. Oggi parlo di cose che oramai sono superate, ma allora vedere un lampo che arrivava, che sembrava vero, i terremoti, le alluvioni, tutte queste cose.
e chi lavorava al progetto stava presente, silenzioso, silente, dove i capi spiegavano ai vari boss di queste società. Poi alla fine di tutto noi tornavamo come il gregge nei nostri posti, e il giorno dopo arrivano i capi, è tutto da rifare, non va bene, questo è bocciato, quest'altro è così, quest'altro così. Era una depressione questo, perché sai, avevi lavorato, avevi impiegato ore, loro avevano speso soldi, queste cose bisognava rifare finché poi si arrivava a trovare la cosa giusta. Gli aneddoti belli sono invece le persone che ho conosciuto che lavoravano alla Disney, gente stupenda come Alper Goff. Alper Goff era un grosso artista, un architetto. Per il cinema aveva fatto il famoso film I Vichinghi con Kirk Douglas, aveva studiato tutte le scenografie e i costumi, è quello che ha creato il sommergibile di 20.000 leghe sotto i mari, che difatti è uno di quelli che era lì quando mi hanno assunto, che io parlavo con questo vecchietto oramai con i capelli bianchi, con dei dentoni, con la barba, i baffi così, e io non sapevo chi fosse, lui guardava e mi faceva delle domande, ma molto, molto modeste. Poi cose che mi possono avere per me, magari sono piccole cose, però non so, era arrivato John DeCure. John DeCure è stato uno dei più grossi scenografi al mondo, premio Oscar, ha fatto il film Il tormento Celeste, la vita di Michelangelo, Cleopatra, è quello che ha fatto fallire quasi la MGM con Cleopatra, un uomone alto, un artista, un grande artista, però era arrivato lì da me nel mio angolino dove lavoravo e a vedere cosa stavo facendo, e allora si era messo lì a disegnare per me delle cose, perché dice: perché non provi a fare questo, non provi a fare quell'altro. In Italia non so se grossi nomi si fermano con un ragazzo per stare lì a parlargli e spiegargli certe cose. Cose catastrofiche non ne ho mai vissute, ecco, quelle non sono mai successe perché erano sempre preventivamente. Cose belle succedevano, ecco, inaugurazioni di padiglioni, inaugurazioni. Io ho ancora via la Silver Card, che era la carta speciale per entrare nei parchi in Florida e a Disneyland come dipendente, ma ero un designer, io ero già come il titolo, ero un designer di quelli che sviluppavano i progetti. Perciò io quando andavo al parco Disney non lasciavo la macchina a qualche parte, la mettevo davanti all'ingresso, perché avevo un foglietto viola che mettevo nel finestrino e parcheggiavo la macchina per entrare dentro e potevo andare a vedere le attrazioni dentro, anche avevo la famiglia e queste cose. Questo non sono stato così tanto per avere grosse, cioè le cose per me belle, interessanti sono state condividere con questi grandi artisti dei momenti che mi raccontavano, che mi spiegavano, che mi insegnavano. Ecco, questo per me sono state le cose importanti, sono quelle che hanno costruito mattone su mattone la mia carriera, quelle che mi hanno dato più che la scuola. Io ho fatto scuola d'arte e dei corsi d'architettura, ma era, sai, cose accademiche così, mentre lì mi hanno insegnato il lavoro, mi hanno dato, perché poi a loro piaceva questa cosa di poter insegnare ai giovani, di dare la possibilità di andare avanti, era un po' un trasmettere. Oggi c'è un po' meno perché è una grossa società d'affari, chi comanda sono dei businessmen, magari arrivano da altre aziende come la Ford, General Motors, e guardano i numeri soprattutto, non guardano più, cioè la qualità certo deve essere al top, però sono un po' più a testa bassa. Quello spirito, diciamo così, di prima la passione, poi giustamente anche il guadagno, l'interesse e la crescita sono misura minore, ecco, diciamo che Disney è andato in condizioni di fallimento varie volte, proprio perché rischiava, perché continuava a rischiare e ha avuto grossi problemi, sindacati, tutte queste cose. Oggi fanno il film, hanno fatto il cartone animato Il Re Leone, c'è una buonissima tecnologia, fanno con gli animali che sembrano veri.
I Pirati dei Caraibi, i film hanno avuto un grande successo perché c'è un grande divo, non c'entra nulla con l'attrazione, però l'attrazione oggi è obsoleta. Hanno fatto i nuovi manichini che sono stupendi, però non li fa più la Disney internamente, la Sarcos o altre società che fanno i manichini, perciò loro danno il progetto, mentre lì nasceva, ci sono per dire, pensa, parlo del 78-77, un manichino, un robot, c'è la carrozzeria, chiamiamola, che è la shell, che è la parte in vetro resina che poi viene tagliata, poi rivestita con le gomme per avere la parte che sembra carne e i meccanismi dentro. Quella shell nuda e cruda costava $40.000, veniva a costare. Il percorso che doveva fare dall'inizio della scultura ai vari passaggi, $40.000. Parliamo di 45 anni fa circa, capisci? Impensabile per noi. Da noi già quando avevo l'azienda, io grossa così, una carrozzeria, chiamiamola così, costava in lire, costava 500.000 lire, 300.000 lire, 400.000 lire, qualcosa del genere, fatta in casa, fatta fuori magari costava forse meno, però c'erano questi costi, grossi costi, però c'era continuamente lo sviluppo, lo studio e il cercare di fare queste cose. Oggi vanno alla Sarcos e dicono abbiamo bisogno di un robot che si muova così, che faccia tutto questo, e la Sarcos o altre aziende lo fanno perché hanno specialisti e tutti. Forse è meglio, non lo so, c'è sempre la magia Disney, no? Quello che nasce così. Poi parleremo più avanti di quando ho fatto Disney a Parigi. Per la terza parte, perché stiamo andando con questa serie di interviste in ordine di tempo, per Gardaland, e sarà l'argomento della nostra prossima intervista. Io ti ringrazio per il tempo. Grazie a te, è stato un piacere. E ci sentiamo presto per continuare. Okay? Benissimo, ciao, a presto.